Disincarnata la madre. Portale aureo. Come la vedi? Aspetta, perché sono passati tanti, tanti anni. Mm, vediamo un attimo, eh. Perché sono sincera che adesso non la percepisco. Deve venire fuori dal portale aureo per vederla. Non so se appartiene a lei, perché mi ha mostrato una camicia, sai, un po' in stile vittoriano, Mhm. bella, un po' con il pizzo, Mhm. eh, color bianco-giallino. Allora, quindi adesso io riesco a vedere questo. Mm. Un mestolo mi mostra, un mestolo di legno, e poi c'è un giornale, sta sfogliando un giornale, e poi un corso d'acqua. Non so se sembrano, non completamente in piano. Da dove è venuta? Dal portale o da qualche altra parte? Mm. Come se mi facesse vedere che, allora, io penso proprio fosse nel portale, però è come se mi facesse vedere che era appoggiata sulla chioma di un albero. Cosa dice Maria? Dice, qua mi sono molto riposata. Lei dice, ho dormito tanto, ho dormito sui fiori, ho dormito appoggiata alle chiome degli alberi. E poi è come se, allora, non so che tipo di studio avesse fatto, perché è come se avesse in qualche modo colmato un suo rimpianto. Ha detto, io qua ho potuto studiare. Mm, sì, come a colmare magari alcune cose, no, della vita. Quindi il fatto forse che avesse riposato poco, il fatto che non avesse potuto portare avanti gli studi, dice li ho studiato. Mm, mm. Poi tipo come se avesse anche eh, fatto alcune trasgressioni. Tipo ho bevuto questo super alcolico, non so. Eh, E Maria cosa le risponde? Cosa le vuole dire? la maggior parte della mia vita l'ho fatta senza di te. Mm, A volte ho avuto paura di non ricordarmi più di te, del tuo viso. La mamma dice una cosa particolare, come se a me sarebbe anche andato bene essere dimenticata. Dimenticata? Sì, se lei si fosse sempre messa un po' da parte, Mm. poi in un angolo. Scusa Maria, papà non c'è più. È vivo. È vivo, ok. Niente. Il padre lo vedo bello tosto, no? Come carattere, probabilmente l'aveva messo un po' in ombra lei.
e lei aveva accettato di farsi mettere in ombra. Mm. Lei cosa vuole dire all'ex marito, al marito, insomma? A tratti mi sentivo intimidita, dice, intimidita, intimorita, piccola. Io adesso qua, con il tempo, ho imparato ad essere grandiosa, però mi fa proprio vedere che è come se avesse continuato la sua vita colmando appunto quelle cose che magari desiderava fare, no, nella vita e non le aveva fatte. E le ha fatte per un pezzo nell'oltre. Però adesso è ancora in una fase successiva in cui non interessano più a lei questo tipo di esperienze. Adesso mi ha fatto vedere tipo una teiera. E, e dice che poi nel tempo ha apprezzato a giocare con le nuvole, con le farfalle e con il vento. E questo è di gran lunga migliore che qualunque cosa puoi fare sulla Terra. Sulla terra. Mm. Non Chiediamo so chi è che deve rinunciare al vizio della sigaretta. Ha detto deve rinunciare al vizio della sigaretta, ma non so a lei, chi si Maria, riferisca. Maria, Maria, Ah, che ride imbarazzata. non ce l'aveva detto Non ce l'aveva Leonardo. detta e fa io, ma un'espressione da... Ah, beccata. Ce Non l'ha detto volevo, la mamma. volevo dirvelo perché avrei fatto la figuraccia. Ce l'ha detto la mamma. Ha detto la mamma. Bene, Maria, fai tesoro. Chiamiamo con la mamma presente la zia suicida, quindi la sorella della mamma. Sorella della mamma. Cioè, viene tipo come se fosse un fiume in piena, che dice qualcosa tipo, che è anche difficile perché mm, parla tanto, dice, e quanti casi come il mio ce n'erano, e dei segreti tenuti nascosti in queste ville nobiliari, dove noi, ragazze giovani e belle, nel fiore della nostra gioventù, cadevamo. Però, perché mi fa vedere che lei ha avuto una specie di relazione, ma non era tanto, tanto più grande di lei. Quindi se questi avessero un figlio o una cosa del genere, in questa famiglia magari Mm, era, mm. avesse un figlio, una cosa del Ci genere. sta. Non era solo il Ma padrone di casa, a volte era il figlio del padrone di casa. esatto, cioè, però era come, cioè, in un'altra ottica sarebbe anche stata possibile la relazione, no? Perché Mhm. se non era impegnato questo, però non andava bene perché lei apparteneva a un ceto sociale per cui cioè, non era accettabile che la famiglia si accollasse una cameriera. Chiedile se lei, qui sono passati tanti anni, no? Decine di anni. Ha risolto qualcosa in questi, boh, 30, 40 anni? No, di più, 50 anni. Sai che cosa mi dice? Allora, se mi è nuova, prova a dirla così come mi sembra di averla capita. Che ogni volta che lei è riuscita ad intercettare ehm, delle ragazze che si trovavano in una situazione analoga, quindi di relazioni segrete, nascoste per la differenza di ceto sociale, lei ha provato ad andare accanto alla ragazza come a sostenerla, consigliarla per evitare che questa ragazza facesse la stessa fine di lei. Ma lì, nello stesso posto dove è venuto per lei? No, non necessariamente. In No, giro. Ok. sì. Posso dire quel posto, Maria?
Sì? Ti sei bloccata, sì. Sono i bastioni del castello di Cagliari. Un posto preciso, punto preciso, dove pare si siano stati molti suicidi. Lì sotto, Monica, apriamo un portale aureo. E tutti quelli che hanno visto come ultima cosa quel selciato e sono magari in giro, vengano lì a vedere. C'è tanta disperazione anche di uomini che non sapevano più come tirare avanti, come tirare a campare. Anche gente strozzata dai debiti, oppure madri disperate che gli era morto il figlio. Anche amori non corrisposti. Quanti ne vedi più o meno? Cioè ancora lì così, che non si sono ancora liberati, un centinaio. Monica, cosa succede a un suicida? Va nel basso astrale? Se vuoi, eh? Mi Ma a me viene, interessa questa cosa a me molto. viene dipende. Mm. Mm, alcuni sì, ma non tutti. Questa zia, No, per esempio lei no, non è andata nel basso astrale. Anzi, vedo che proprio l'hanno accolta, proprio perché invece lei era stata, come dire, rifiutata, disonorata. Eh, al contrario, appena lei ha varcato la soglia, è stata proprio sostenuta fisicamente e moralmente. per i cattolici il suicidio è un insulto, Dio, Gesù, tutte queste stronzate qua, stronzate qua. Invece, nella realtà, per l'anima, cos'è il suicidio? Non c'è un'unica risposta. Ehm, ehm, cioè, nell'anima non c'è il giudizio, Mm. ok? Quindi non c'è neanche il concetto di colpa Però, né per di dire, punizione. la zia aveva progettato questa vita in cui si sarebbe trovata donna di servizio in una casa nobiliare o qualcosa del genere, avrebbe subito gli avance del giovane, sarebbe rimasta incinta e poi lì c'erano delle scelte, ma porre fine al gioco che lei ha voluto, anche se abbiamo dimenticato tutto e quindi di fatto in molti casi ci sta, nel senso è comprensibile, più che comprensibile in molti altri, è un po' un cane che si morde la coda, nel senso è come se l'anima avesse usato troppo e non avesse fatto i conti con corpo, mente, fame, vergogna, periodo storico e tutta una serie di variabili. Quindi, se vogliamo, è un Mm, fallimento dell'anima. no, 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 cos'è? eh, l'anima non fallisce mai. Nel caso specifico della zia di Maria, Allora, l'anima dice, ehm, c'è stata una debolezza nel non credere di poter avere qualcosa di buono. Lei non ha creduto che nella sua vita potesse ancora entrare luce e bellezza. Ha pensato che tutto fosse ormai finito per lei. E quindi in realtà la cosa molto importante che quest'anima della zia ha fatto è stata quella di andare ad assistere altre ragazze dopo la sua morte che si trovavano in una situazione simile, proprio per dire loro che noi possiamo avere la forza e il sostegno per trasformare la nostra vita, per illuminarla nuovamente, anche se in quel momento sembra tutto buio e perduto.
Quindi no, non è un fallimento, perché anzi poi è stata molto collaborativa. Va bene, la salutiamo. Lei ti lascia un fiore arancione A me o a Maria? a te. Mm. A Maria carezza la pancia. Ehm, cioè, come se le dicessi che in realtà se vuole la possibilità c'è, Di avere un ok? figlio, la Sì, zia, perché è caduta un attimo Maria, quindi sì. Però l- l- lei guarda verso il compagno e fa cenno di no con la testa. non con lui. O no, non lo voglio più. Ehm, che non sarebbe una cosa tanto felice poi. Salutiamo la zia e chiediamo un messaggio finale alla mamma che è ancora qui con noi. Ehm, Maria dice: Ti ho capito nei tuoi silenzi, nei tuoi occhi velati. Ora quasi ti capisco ancora di più, ti sento ancora di più. E lei dice che, la mamma dice, a Maria, che a volte la notte l'ha abbracciata. Quando, a che età? Non lo so, non la sento già più adesso, Vabbè. dopo La che ha detto questa salutiamo cosa. ed è andata. Sì. Chiudiamo il portale Aura.